Se utilizzi i plugin direttamente sugli item, rischi di drenare molto velocemente le risorse del tuo computer. È una cosa che potrebbe succederti, magari potresti anche non accorgertene, non nell'uso quotidiano e normale, soprattutto nell'editing di take per il voiceover. Però io, per esempio, sono abituato a elaborare i file audio direttamente sulla traccia di Reaper e esportarlo praticamente pulito. Quindi faccio un editing molto profondo all'interno del progetto, andando a prendere i vari take, spezzettandoli in tantissimi pezzettini. Ognuno di quelli diventa un item. In questo caso ti faccio vedere cosa mi è successo elaborando un take con all'interno un plugin della Universal Audio e con attivo il display che mi faceva vedere quanto stavo consumando delle risorse ogni volta che tagliavo un item. Allora, la storia è questa. Io avevo un progetto, e ce l'ho ancora, lo sto elaborando, in cui ci sono diversi take che ho ripreso direttamente sul progetto e direttamente in sala da me. Poi a un certo punto, nel corso delle settimane, sono avvenuti dei cambiamenti e lo speaker non era più, non era disponibile, non poteva venire qui in breve tempo, quindi ha registrato lui nel suo studio con un'attrezzatura leggermente diversa. Quindi mi ha mandato i take modificati che avevano un suono leggermente diverso. Io ho dovuto riequalizzare e rielaborarli un pochettino. E quello che vedi qui è il Solid State Logic che ho usato per fare questa elaborazione. Mi è bastato riequalizzare un po' di roba e aggiungere un expander, che naturalmente io ho aggiunto a tutto il take. Cioè io ho cliccato sul take, ho premuto FX e poi ci ho messo dentro. E come vedi qua sotto è arrivato al 90%. Resta attivo anche se tu lo disattivi, quindi il fatto stesso che sia all'interno del take, io adesso lo rimuovo e vedrai che questo ritorna all'89%, quindi un 1%, una cosa veramente accettabilissima. E ho cominciato ad elaborare il file una volta ottenuto il suono, ma ogni volta che io facevo un taglio, creavo una seconda istanza. Una terza, una quarta, una quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima, eccetera, eccetera. Ognuno di questi era un punto percentuale. Per ogni taglio io ho aggiunto un Solid State Logic. Che mi piacesse o no, io ho aggiunto un Solid State Logic. Anche se inizialmente io l'avevo messo semplicemente qui, torniamo a mettere l'SSL. È qui, ok, lo vedi? Siamo al 90%. Io comincio a tagliussare questa roba. Guarda, 93. Taglio qua, 94, taglio qua, 96. Ogni volta che io creo un taglio in questo item, il taglio realizza una copia del Solid State Logic che io avevo inserito. Praticamente io mi sono ritrovato dopo una bel numero di tagli a occupare quasi completamente la disponibilità dei miei DSP. Come fare per risolvere? Allora, l'ideale sarebbe metterli in tracce, quindi creare una singola traccia, tanto non ti costano niente le tracce, per ogni singolo take che devi modificare. Ma c'è anche un altro modo. Una volta che tu hai fatto questa cosa, una volta che l'hai tagliato tutto, se ti ha retto il DSP e se hai ancora dei processori disponibili anche sul tuo computer, se non stai usando dei DSP, selezioni tutto quanto, tutti gli item e poi fai un glue item. Ecco qua. Quindi utilizzare i plugin all'interno dell'FX item per ogni taglio creerà una nuova istanza del plugin, aumentando notevolmente il carico sul processore oppure sulla tua scheda audio nel caso tu usi dei DSP.